Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, in questo primo video vedremo alcune impostazioni per me fondamentali perché chi possiede una Cupra Formentor ibrida ovviamente deve gestire la batteria. Naturalmente l'infotainment ci aiuta a gestire la batteria in maniera del tutto spontaneo, automatico, cioè senza troppi grattacapi, o con delle impostazioni che dobbiamo fare soltanto all'inizio e poi insomma senza troppi sbattimenti vanno in automatico. Quindi è molto importante essere in grado di programmare e gestire la batteria in maniera del tutto efficace. Vedremo soprattutto la programmazione della batteria, almeno in questo video mi dedicherò a questo aspetto, in altri video vedremo poi altre impostazioni come il mantenimento di carica, per esempio durante la marcia, il passaggio da modalità elettrica alla modalità ibrida con un mantenimento di carica. Andiamo a vedere quindi in questo caso specifico come si programma la carica per trovare l'auto sempre bella pronta al 100% e soprattutto calda, visto che adesso sta cominciando a fare un po' di freddino. Dunque, questo è l'infotainment, il mio infotainment personalizzato. Come sapete naturalmente si può personalizzare in qualunque modo, quasi qualunque modo. Magari di questo parleremo in un altro video, oppure se avete richieste particolari, insomma, fatemelo presente nei commenti sotto, va bene? Dunque andiamo a vedere di cosa si tratta a proposito della carica e della programmazione della carica. Questa è l'icona che a noi interessa, quindi vediamo che cosa succede. Si apre questo menu e vedete che abbiamo 4 sottomenu: i manager, partenza, temperatura, cioè la climatizzazione, e poi le impostazioni. Dunque, vedete subito che è programmata una prossima partenza, cioè domani mattina, giovedì alle 8, corrente di carica ridotta. Io l'ho attivata perché non voglio un assorbimento esagerato sulla rete, magari mentre carica la macchina c'è in funzione anche una lavatrice, una lavastoviglie, un'asciugatrice, e poi perché le mie prese di casa sono da 10 A, quindi l'assorbimento consigliato comunque non è quello, non è mai superiore, non dovrebbe mai essere superiore a 1500 watt, 1.5 kW, e con la carica ridotta voi sarete sempre un po' al di sotto dell'1.5, ve lo assicuro perché l'ho testato personalmente e l'assorbimento è intorno a 1.470, 1.480, quindi siete a posto così. Livello di carica minimo 20%, e qui lo potete solo visualizzare, mentre per modificarlo nelle impostazioni lo vedremo dopo. Climatizzazione veicolo fermo, invece qui imposto la temperatura del clima, perché oltre a trovare l'auto pronta la posso trovare anche riscaldata, e questo non è assolutamente male ed inverno. La ricarica ora, questo pulsantino qui, è se io voglio partire con la ricarica adesso indipendentemente dalle mie programmazioni. Ma vediamo come si programma. Quindi partenza, e qui abbiamo tutte le opzioni possibili. Possiamo attivare 3 di programmi, io ne ho attivati 2. Il feriale da lunedì al venerdì, vedete, sono segnati in arancio. Alle 8 del mattino voglio l'auto pronta, perché esco già alle 8, quindi l'auto deve essere pronta. E poi il feriale sabato domenica invece alle 8:30, un orario magari più comodo. Fino a un paio di settimane fa avevo 9:30. Le icone qui a destra ci segnalano un po' che tipo di programma abbiamo attivato. Vedete, la prima significa semplicemente che abbiamo programmato una ricarica. L'ultima, vado direttamente all'ultima perché è presente in entrambi i programmi, significano semplicemente che stiamo ripetendo il programma, cioè noi non vogliamo ricaricare solo un lunedì, un martedì, un mercoledì, ma tutti i lunedì, tutti i martedì e così via. Ma vedete, l'icona centrale è presente soltanto nel programma di sopra, non quello del fine settimana. Perché? Perché significa che oltre ad avere l'auto carica, prima icona, voglio avere anche l'auto bella calda, che è la seconda icona. Quindi troverò alle 8 del mattino, dal lunedì al venerdì, l'auto al 100% di carica e anche con i suoi 24 gradi interni che non sono affatto male. Il fine settimana non mi interessa perché voglio l'auto carica, ma non so di preciso a che ora esco, quindi non ha senso far partire anche il climatizzatore. L'ultimo programma è disattivato, ma lo possiamo attivare magari per situazioni occasionali. Ma vediamo come funziona la programmazione. Non vado a toccare magari quelle già pronte che utilizzo. Allora, nella ghiera digitale noi andiamo a selezionare l'orario. Attenzione, l'orario significa l'orario
al quale l'auto dovrà diciamo previsto perché sia carica, quindi l'orario in cui voi dovete partire, non l'orario di partenza della ricarica. Cioè io domani mattina alle 9 esco, quindi l'auto deve essere pronta alle 9, l'auto sarà pronta già prima delle 9, ve lo assicuro, funziona come un orologio svizzero. Seleziono i giorni, magari solo domani, quindi solo questo giovedì. Se voglio che accada tutti i giovedì, attivo l'opzione ripeti. Se voglio che l'auto sia anche riscaldata, attivo la climatizzazione. Magari voglio che l'auto sia semplicemente calda e non anche carica, allora disattivo la carica. Se poi ho un'opzione di tariffa ridotta, questo dipende dai programmi, insomma dai contratti che avete, magari lo attivate questa opzione e selezionate anche qui nel sottomenu che si apre le fasce orarie per la vostra tariffa ridotta. A me questo non interessa perché io ho una monoraria e quindi non mi cambia nulla ricaricare a un orario oppure no, ma in ogni caso ricarico sempre di notte. Disattiviamo questa opzione che non mi interessa e andiamo a vedere la climatizzazione. Nella climatizzazione io posso attivare, oltre alla temperatura che ho impostato prima, come abbiamo visto, anche lo sbrinamento automatico del parabrezza, una cosa molto utile. Insomma, se nevica, se c'è brina, si può accumulare un po' di ghiaccio sul vetro, troverete il parabrezza lindo come uscito proprio dall'autolavaggio. E poi se avete i sedili elettrici, quelli insomma riscaldabili, potrete attivare anche le opzioni per i sedili, quali sedili volete trovare caldi. Va bene? Andiamo all'ultimo pannello, quello delle impostazioni. Sono uscito, bene, poco male, ci torniamo subito, impostazioni, e qui possiamo attivare sostanzialmente una cosa fondamentale, cioè il livello di carica minimo. Quel 20% che avevate visto prima, qui, questo livello di carica minimo, lo regoliamo dalle impostazioni. Il 20% significa, come vi dicevo, che voglio trovare l'auto pronta. Già col 20% significa che se io torno a casa col 10% di batteria, indipendentemente dal mio programma, dal programma di ricarica, l'auto partirà subito, se ovviamente sarà collegata alla rete elettrica, partirà subito con la ricarica fino al raggiungimento della soglia programmata, in questo caso il 20%. Naturalmente se io tornerò a casa alle 3 di notte con una batteria al 10%, l'auto partirà subito per raggiungere il 20%. Ma non si staccherà più perché nel frattempo dovrà partire la programmazione per farla trovare pronta al 100% alle 8 del mattino, e in quel caso non so nemmeno se ci arriverà, soprattutto con la carica ridotta. Le ultime due opzioni che possiamo trovare qui sono i casi in cui la climatizzazione si avvia, e cioè con le porte del veicolo sbloccate oppure no. Questo a me non interessa, io voglio che la climatizzazione parta anche se il veicolo non è stato ancora sbloccato. Io voglio trovare la mattina il veicolo caldo, carico, e poi quando arrivo lo apro e buonanotte. E l'altra opzione è, se necessario, usare la corrente della batteria ad alto voltaggio. Questo significa che se volete la climatizzazione partirà, caldo o freddo che sia, anche se l'auto non è in quel momento attaccata alla rete elettrica. Questo significa che comincerà a consumare un po' della batteria, che inevitabilmente scenderà di percentuale. Insomma, se uno attiva queste opzioni ne sarà anche consapevole, quindi sarà consapevole del consumo della batteria. Bene, questo è quanto riguarda tutte le impostazioni essenziali dell'e-manager, quindi del battery manager, per quello che riguarda la ricarica. Sono impostazioni fondamentali per chi ha una Cupra Formentor ibrida, perché si tratta di trovare insomma la batteria sempre carica. Non ha senso comprare una ibrida se poi si viaggia con la batteria sempre scarica. Tanto vale comprarla a benzina, si consumerà meno perché non si viaggerà con un'auto inutilmente più pesante. Ci portiamo appresso delle batterie scariche che non servono a nulla. Come vedete sono impostazioni molto semplici, che vanno fatte solo una volta praticamente, che poi non dovrete fare più, e troverete tranquillamente la macchina sempre bella calda o fresca, insomma pronta al 100%. In qualunque momento potrete modificare queste impostazioni anche dall'app Cupra Connect. Se improvvisamente scoprite la sera tardi che non dovete alzarvi presto l'indomani perché non dovete andare al lavoro, cose di questo tipo, senza andare in macchina, direttamente dall'app potrete tranquillamente disattivare le programmazioni, modificarle, insomma fare esattamente le cose che abbiamo visto sull'infotainment tranquillamente nell'app Cupra Connect. Alcuni si lamentano del fatto che non funzioni bene, io lo trovo un po' lentuccia, però di funzionare funziona. Insomma, spero che vi sia piaciuto, che soprattutto sia stato utile. Seguitemi eventualmente per altri video sulla nostra bellissima Cupra Formentor. Ciao ciao!